Immagina di lasciare tutto, la tua casa, il tuo paese, la tua famiglia, solo per seguire una voce, non un re, non un capo, ma una promessa. Questa è la storia di Abramo, un uomo che ha creduto in qualcosa di più grande di lui, un uomo il cui viaggio avrebbe cambiato il destino dell'umanità. Abramo, conosciuto anche come Abraham, è una figura centrale, non solo nella Bibbia, ma anche nel Corano e nei testi ebraici. Ebrei, cristiani e musulmani lo riconoscono come il padre delle nazioni. Ma Kesh chi era davvero? Cosa lo ha reso così importante? E perché la sua fede è ancora un esempio per milioni di persone, dopo migliaia di anni? Oggi ti racconterò il suo viaggio, un viaggio pieno di ostacoli, prove, miracoli e fede incrollabile. Abramo viveva a Ur, una città ricca e fiorente. Aveva una famiglia, un futuro, finché un giorno una voce lo chiamò. Dio gli disse: esci dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Senza sapere dove andava, Abramo partì. Con lui, sua moglie, Sara, il nipote, Lot e pochi servitori. Un uomo avanti con l'età che sceglie l'incertezza. Perché? Perché credeva. Una notte, sotto cieli stellati, Dio fece una promessa ad Abramo. Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo. Ma c'era un problema. Abramo e Sara di Non avevano figli e ormai erano anziani. Come poteva nascere un popolo da chi non aveva nemmeno un figlio? Eppure Abramo credette, non perché aveva prove, ma perché aveva fede. Sara, disperata, propose ad Abramo di avere un figlio con la sua serva, Agar. Nacque Ismaele. Ma Dio ribadì: Sara ti darà un figlio e lo chiamerai Isacco. E così fu. Contro ogni logica, Sara rimase incinta. Isacco nacque, una gioia, ma anche l'inizio di nuove tensioni familiari profonde. Poi accadde l'impensabile. Dio disse ad Abramo: offrimi tuo figlio, il tuo unico figlio, Isacco, in sacrificio. Abramo non protestò. Salì sulla montagna con Isacco, portando legna per il fuoco. Isacco, ignaro, chiese: Padre, dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio provvederà. E proprio quando stava per compiere il gesto, un angelo lo fermò. Non stendere la mano sul ragazzo. Dio aveva provato la sua fede e Abramo aveva dimostrato di fidarsi completamente. Abramo affrontò molte altre prove: la separazione da Lot, la morte di Sara, il matrimonio di Isacco, ma fino alla fine restò fedele. Morì in pace, in una terra che non gli apparteneva ancora, ma che sarebbe diventata la patria del suo popolo. La storia di Abramo non è solo antica, è universale. È la storia di ogni persona che ha avuto il coraggio di credere in qualcosa più grande, anche senza vedere le prove. Abramo ci insegna che la fede non è certezza, è fidarsi quando tutto sembra impossibile, è scegliere di seguire una voce interiore, anche se il cammino è sconosciuto. Ecco perché ancora oggi lo chiamiamo Padre della fede, Padre delle nazioni, Padre di chi osa credere. E tu ti sei mai trovato nella situazione di Abramo? Hai mai sentito di dover scegliere tra fare di testa tua o fidarti di qualcuno più grande? Ti sei mai trovato davanti a un bivio, senza sapere dove portasse la strada, ma sentendo nel cuore che dovevi andare? E se oggi quella voce stesse parlando proprio a te, cosa sceglieresti? La storia di Abramo non è lontana da noi. È la storia di ogni persona che affronta la paura dell'ignoto, la lotta con i propri limiti e decide se fidarsi o meno di Dio. E Dio è sempre lì,
come un padre che pensa a noi anche quando noi non pensiamo a lui, che ci aspetta anche quando gli voltiamo le spalle, che ci ama anche quando facciamo pasticci enormi e che, ogni volta, ci accoglie e ci rialza. Se questa storia ti ha parlato, ti invito a non fermarti qui. Iscriviti al canale, metti un mi piace a questo video e attiva la campanella, perché ci sono altre storie della Bibbia che ci riguardano, storie che parlano alla vita di oggi, storie che possono farci crescere nella fede, come persone, come figli di Dio, e che possono migliorare la nostra connessione con Lui, passo dopo passo, giorno dopo giorno.